Chiasni, Le Marche e Ancolla Mora nel 2015. Ecco, così per me fa tutta l'idea di andare a studiare le Damachine nella versione larga. Ho presentato un progetto di dottorato all'Università di Pavia perché uno di queste persone che vi vedete rappresentate, quello più a vostra destra, dell'Eritreo, aveva visto dei pesci in alcune pozze dove lui andava in giro cercando acidi selvatici per fare degli studi su questa cosa e ha trovato dei pesci, li aveva fotografati. Un giorno che eravamo in Eritrea ci diceva: ho trovato questi pesci qua, che cosa sono? Immediatamente abbiamo capito che si trattava di damachine, perché si vedevano dei pesci con il rumore sulla fronte. Quindi nel 2014 ho ottenuto un dottorato di ricerca all'Università di Pavia, ho organizzato una spedizione e siamo partiti dall'Italia, io, il mio tutor, e ci ha raggiunti anche da voi che insomma, ha contribuito notevolmente alla raccolta degli esemplari, perché io ero totalmente digiuno tra catture di pesci, se non con la canna da pesca quando ero bambino, quindi non sapevo come fare. Lui mi ha insegnato le reti, eccetera, eccetera, che è stato particolarmente importante. Avanti. In quell'occasione abbiamo visitato il fiume Sciucorai, che si trova a meno 40 metri, almeno la pozza dove ho pescato i pesci, meno 40 metri sotto il livello del mare. Come vedete è una zona anche abbastanza verde, no? Perché comunque c'è sempre un po' d'acqua, non è che fresca chissà che roba, ci sono un po' di canne palustri, ci sono delle tamerici, le fine, un po' di giunchi, cose di questo tipo. Avanti. Ecco, questo invece è l'altro fiume che abbiamo visitato. Questo è un fiume molto più piccolo come portata rispetto allo Sciucorai, si chiama Garimpoluna, almeno così ci hanno detto. In realtà non sono, cercate sulle mappe e non le trovate questi nomi, sono nomi che abbiamo raccolto lì dai locali, vengono chiamati così. Avanti. Ecco, e abbiamo subito capito che ci trovavamo di fronte ad una nuova forma di damachina diversa da quelle che erano state osservate in precedenza. E non soltanto i damachini a questi luoghi vivevano anche gli Aphanios. Interessante, questi andiamo avanti. Ecco, questo è un filmato dove dobbiamo partire ecco, questo è un maschio che difende il suo nido. Come vedete il nido è uno scavo costruito, diciamo, dal maschio, il fondale, e questo è un dettaglio interessante perché poi vi farò notare un'altra cosa. Come vedete il maschio scaccia via tutti i pesci che attraversano il territorio, compresi gli Aphanios, che all'interno Avanti? no, credo che sia È lo stesso. forse va in giunta. No, ma adesso Vabbè, insomma, comunque ecco. Abbiamo raccolto anche questi Aphanios, qualche esemplare è arrivato vivo e sempre prodotto nell'anno zoo di Vienna, e questi sono proprio gli Aphanios raccolti nel fiume Sciucorai. Non sono molto diversi dagli Aphanios dispar che si trovano da altre parti, però poi facendo la genetica invece sono tutte quelle delle cose interessanti. ma anche la forma dell'uso, perché mi sembra molto Un po' pronata adesso. però io non ho le occhi. Ecco, poi abbiamo fatto un'ulteriore spedizione nel 2015, questa volta c'era anche Giuseppe De Marchi, perché nella prima occasione non siamo riusciti ad arrivare alla Cova Edele. Perché? Perché ci sono dei grossi problemi, dato che si trova molto vicino al confine tra l'Etiopia e l'Eritrea. In quegli anni c'erano ancora, diciamo, si guardavano in cagnesca da una parte all'altra del confine, quindi succedeva anche che se ti avvicinavi troppo al confine ti potesse arrivare a terra fucilata. Quindi diciamo era abbastanza pericoloso. I nostri autisti si erano rifiutati di andare avanti, perché a un certo punto abbiamo dovuto rinunciare
passa veramente molto vicina al confine, quindi è poco consigliabile. In questa occasione però ci siamo arrivati, abbiamo trovato un altro autista più coraggioso, un'altra compagnia di noleggio. Questo aveva fatto durante la guerra di liberazione, aveva guidato carri armati, quindi sapevano così estremamente bene queste situazioni più. E poi erano entusiasti, mi piaceva un casino quello che facevamo, era sempre lì a fare domande, era interessantissimo. E ci ha portati fino a dove abbiamo potuto arrivare con la macchina. A un certo punto c'è fino qua che sono arrivati, oltre quello che sono andare perché il terreno è troppo impervio a livello fuori strada. E siamo andati a piedi, abbiamo fatto qualche chilometro a piedi nel deserto. All'andata è stato tutto sommato piacevole, al ritorno col caldo siamo quasi morti, però questo è un altro cosa. Questo è l'altro punto in cui abbiamo trovato pesci, fiume Zariga, che avevamo visitato anche nella prima spedizione, ma dove ci ha portati la nostra guida, uno strumento veramente incredibile, e abbiamo individuato il punto preciso in cui si formavano delle pozze permanenti. E con diciamo, le coordinate geografiche, a un certo punto abbiamo lasciato la macchina, abbiamo cominciato a camminare nella direzione delle coordinate geografiche e abbiamo trovato queste pozze dove abbiamo trovato Danachiglia, Manati. Questo poi finalmente siamo arrivati al lago Albainelle, il mare sopra la montagna, infatti questo sia il significato del lago Albainelle. Questa è un'immagine panoramica, è un posto veramente affascinante. C'è questa parete basaltica del cono vulcanico che si erge tipo per 70-80 metri sopra il livello del mare. Poi c'è questa luna e si vede che il cono non è più completo. Questo è un dettaglio molto importante perché ci fa capire come siano arrivati i pesci all'interno del lago. Poi uno dice come cavolo hanno fatto i pesci qui dentro. Quindi abbiamo ecco, questo sono io che faccio un po' di prelievi, un po' di parametri dell'acqua. L'ambiente, come vedete, è molto
abbiamo iniziato gradito fino a un certo punto. Purtroppo la strada è un po' pericolosa, sia per gli umani che amanti, che per gli animali, che vedete lo struzzo, che in realtà abbiamo trovato diversi carcassi di animali vestiti dalle auto, dei cani soprattutto, per cui gazzelle sulle reti, eccetera. Ecco, qui finalmente arriviamo all'Agua Frera. Io qui ho iniziato subito a fare le raccolte d'acqua, perché vedete che avevamo trovato un gruppetto di Nanaglia erano una trentina di giovani e ancora adesso ci chiediamo come ci siano arrivati avanti. Ecco, muoversi nella zona dell'Agua Frera è ancora adesso abbastanza pericoloso, per cui si è obbligato ad essere scortati da militari o poliziotti. Questo è il nostro accompagnatore che si è elevato così proprio per un caratterico abbastanza impressionante. Per fortuna non è successo niente, però qualche anno prima che io partissi c'era stato un attacco da parte non si sa bene se degli AFA, eccetera, erano morti alcuni turisti tedeschi che erano andati sull'altare davanti. Ecco, questa qui è la prima popolazione vitale, cioè il luogo che ha trovato la prima popolazione vitale della Nanaglia Franchetti, è un luogo ancora ben conservato, sembrerebbe quasi un paradiso avanti. Ecco, questa è un'immagine dei pesci che abbiamo trovato, questa è la Nanaglia Franchetti, le prime che abbiamo osservato. Come vedete la colorazione è molto diversa rispetto a quella sia della Nanaglia di Nicolai che della Nanaglia che abbiamo trovato nei fiumi avanti. Ecco, questo io ho usato una rete, una sciabica, praticamente una rete a strascico, dove si circondi un pezzo di ambiente e tiri su con quella tira su centinaia di pesci, con una coniglia come vedete le riprese sono state fatte prima di entrare nell'acqua, perché appena entrato dentro nell'acqua si solleva la famiglia e poi andiamo avanti. Questa invece è un'altra popolazione vitale di Nanaglia, molto un po' più a sud, una decina di chilometri più a sud rispetto alla prima popolazione. Anche qui abbiamo osservato maschi in corteggiamento, eccetera, eccetera, avanti. Ecco, questo qui è una dei maschi di Nanaglia che abbiamo osservato in quel ruscello, avanti. Qui sono filmato. Ecco, la cosa interessante è che ci dobbiamo ancora spiegare che il maschio, vedete, difende il territorio abbastanza aggressivamente, ma in realtà non esistono, non ci sono come si chiama, coppette dove pongono le uova. Praticamente sembra che la deposizione delle uova di questa specie, perlomeno da quello che abbiamo potuto vedere, non avvenga all'interno di questi avvallamenti. Questo è un maschio probabilmente in condizioni di sottomissione. Queste sono credo le uniche immagini di Nanaglia Franchetti in circolazione. Avanti. Okay. Oltre alle Nanaglia abbiamo fatto anche qualche tentativo di cattura delle acque del lago, come vi dicevo, ha una salinità di circa 130-150 grammi di sale per litro, quindi una condizione apparentemente inospitale per i pesci. In realtà pescando abbiamo trovato proprio questi pescetti, sicuramente un miscuglio di Aphanos riferibili al gruppo Dispar e quella specie che poi è stata descritta negli anni 2000 da un ictiologo etiope, la Aphanos stiasne, dedicata a Stiasni, con cui lui stava facendo il dottorato di ricerca.
46 alla voce, diciamo, di questa sorgente. Il tratto era lungo tipo 10 metri, no? Quindi la maggior parte delle sorgenti dei fiumiciati erano di quella portata lì. Quindi in realtà il problema è che questa è l'area che non abbiamo percorso durante la spedizione ed è un'area particolarmente tormentata avanti da, ecco, abbiamo, no, torno un attimo indietro, scusa per vedere le diapositive, un'area particolarmente tormentata dalla presenza di saline. In assenza di uno sbocco al mare dell'Etiopia, che esisteva al tempo in cui l'Eritrea era una provincia dell'Etiopia, gli etiopi cosa fanno? Sono più di 60 milioni di persone, hanno bisogno di sale. Dove lo trovano il sale? Andiamo alla Gofrera, sono 130 grammi di sale per litro e hanno iniziato a sfruttare questa risorsa più o meno all'inizio degli anni 2000 e man mano hanno occupato sempre maggiori estensioni di lago, hanno tagliato le poche piante che c'erano lì per costruire strutture su cui montare le pompe con cui pescare l'acqua dal lago, hanno costruito un villaggio che sembra di essere un villaggio del fango ballistico, poi vi farò vedere l'immagine, quindi andiamo avanti. Comunque il risultato delle nostre raccolte sono state queste tre morfospecie che abbiamo così di Danachiglia Franchetti, Danachiglia Nicolai e questa Danachiglia che ancora non ha un nome, presente in tre fiumi, il fiume Sciucorai, il fiume Zaniga e il fiume Garicolini. Andiamo avanti. Che comunque è sempre la stessa. Allora, adesso c'è allora, abbiamo fatto, questi sono i luoghi di campionamento, come potete vedere nella depressione bianca dell'Eritrea abbiamo 4 luoghi di campionamento, poi in Etiopia ne abbiamo soltanto uno. Probabilmente esiste una quinta popolazione, quinto luogo, diciamo, dove vivono le Danachiglie, perché dopo che io ho finito il dottorato ho portato con gli africani che lavoravano nel progetto di escavazione della potassa della depressione bianca nella parte etiopica e dicevano: ma noi abbiamo fatto questi rilievi per valutare l'impatto ambientale del nostro progetto e in questo fiume magari abbiamo pescato dei pesci che pensiamo siano delle Danachiglie. L'abbiamo catturato con quello vivo, l'abbiamo buttato dentro una pozza nel nostro campo, nel campo dei minatori, e questi qua hanno iniziato a riprodursi molto rapidamente e pensiamo siano Danachiglie. Quindi è possibile che ci sia un'ulteriore popolazione di Danachiglie nelle ragazze, che è uno dei punti in questo momento più difficili da raggiungere, se non hai permessi speciali. Sono successe altre cose nel frattempo, per cui anche un'altra guerra di confine, insomma, non c'è, oltre che poco. Il Ragali è un fiume che viene considerato permanente, in realtà la quantità d'acqua che trasporta è molto variabile, però è interessante perché in qualche caso eccezionale cosa succede? Succede che il Ragali esonda, trascina le uniche che abbiamo visto nella foto che vi ho fatto vedere in precedenza e l'acqua arriva a congiungersi con questi laghetti, Lago Salve e Lago Bachini, che sono intersalini a tipo salinità 380 grammi di sale per litro, quindi un luogo dove nessun pesce potrebbe vivere assolutamente. Quindi, però cosa succede? Le acque dolci, diciamo così, del fiume Ragali diluiscono questa enorme salinità, si forma una specie di mega lago all'interno della depressione. In questo mega lago fiumi che provengono dalle Alpi Nane, che si voglia, che appunto contengono la popolazione di Danachiglia, quelle gialle, diciamo così, possono congiungersi a questo lago. Questo lago probabilmente nelle parti più superficiali, che sono meno salate, possono magari riuscire in qualche maniera a risalire i fiumi, per cui non è escluso che ci sia stato un mescolamento tra i Ragali e questi tre fiumi. Il risultato finale è che delle tre Danachiglie
nei sorgenti del lago Alfrea. Andiamo avanti. Ecco, l'ipotesi di come la domanda è stata a un certo punto, ma come cavolo ho fatto? Come faccio ad avere dalla chiglia un lago a 150 km di distanza dalle altre luoghi di riproduzione delle chiglie? Facendo un po' di ricerca bibliografica, andando a pescare vecchi articoli pubblicati negli anni 70, mettendo insieme un po' di dati, alla fine l'ipotesi che mi si è palesata era che in realtà questa depressione a un certo punto è diventata un megalago di 6.000 km² di estensione circa, in seguito appunto all'afflusso di acqua dolce proveniente dalla deglaciazione, dopo l'ultima glaciazione avvenuta nel periodo verso l'ultima glaciazione. Parliamo di un evento accaduto circa 8.000 anni fa, durato poche centinaia di anni, ma che ha permesso sicuramente alle Danachiglie, qualunque fosse la loro origine, ancora non lo sappiamo, di rimescolarsi tra di loro e di raggiungere i vari punti in cui noi le abbiamo poi trovate nella depressione. Come ha fatto però le Danachiglie ad entrare nel lago Alfrea? Perché il lago Alfrea è il lago di Alfrea. Insomma, il livello dell'acqua, stabilito grazie al fatto che sono stati trovati dei fossili di diatomee nella zona del lago Alfrea di tipo pelagico, quindi vuol dire di ambiente aperto, negli anni 70 questo, hanno dimostrato che il livello dell'acqua si era innalzato rispetto al livello attuale del lago Alfrea di circa 40-50 metri. E facendo un modello realizzato con GIS, che è un programma di modellazione geografica basato sulle immagini satellitari, abbiamo ottenuto queste immagini che rappresentano quella che poteva essere la dimensione del lago, del palo lago della dimensione d'Ankara nel momento della sua massima estensione. E questo dimostra nell'inciso che il lago Abay-Beder a un certo punto è stato sommerso completamente dalle acque del palo lago. Questo naturalmente ha permesso l'ingresso di pesci anche in quell'area lì. Quando le acque poi si sono ritirate, qualche pesce è rimasto intrappolato nel lago ed è rimasto lì fino ai nostri giorni, seguendo un percorso evolutivo suo personale. L'acqua adesso dove arriva? L'acqua della Rosa arriva da sorgenti sotterranee calde che continuano a fluire tutto il corso dell'anno e compensano, diciamo, l'evaporazione intensa di quelle zone avanti. Ecco, questa è una sezione del lago Abay-Beder che potete vedere, questa è semplicemente realizzata con Google Earth. Vedete che il punto più elevato di questa parte qui è praticamente la sommità del cratere. La parte più bassa, a meno 85 metri, è la sommità della duna che in questo momento separa il lago dal resto del deserto d'Ankara. Questo lago si trova esattamente sopra una faglia e questa cosa ha determinato, non si sa bene quando, il crollo di una faglia. Come vi ho detto, questo è l'impatto del progetto di estrazione di potassa nell'area che insiste intorno ai fiumi Gallicolumni, Zaniga e Sciucorai. Ci sono queste enormi vasche, qui purtroppo non riuscite a vedere molto bene perché i colori sono molto falsati nella proiezione. Quindi ci sono delle grandi vasche di decantazione che servono per il lavaggio della potassa, verranno costruite delle strade per permettere il passaggio del camion. Questo sicuramente arrecherà un notevole disturbo alla fauna sia terrestre che acquatica. Il progetto in questo momento è partito, ma non so che punto sia, credo che sia abbastanza bloccato per fortuna da un certo punto di vista, e comunque non è ancora. Ecco, poi verrà costruito un porto, una zona della costa dove in questo momento non c'è approdo, andrà quindi scavato un canale per permettere il passaggio delle navi, per un potassa, distruggendo la barriera corallina, un vero disastro. Comunque andiamo avanti. Questa è un'immagine del lago Alfrea. Quando arrivati al lago Alfrea
sono quasi tutte coperte le saline, andiamo avanti, una strada asfaltata che porta fino al lago, la strada arriva fino a questo villaggio che si chiama Frera Village, dove sono arrivati centinaia di lavoratori che lavorano nelle saline, lavorano con i sistemi tradizionali, quindi con vanigli, bicche, eccetera, canne di sale, canne di sacchi, ma lavorano indossando calze di cotone, di quelle spesse, quelle da ginnastica, per evitare di ferirsi i piedi, perché non hanno scarpe, non hanno stivali e quindi usano questo. Sono condizioni veramente terribili. Questo è un villaggio di frontiera, praticamente. Qui ci sono alcolici, prostitute, eccetera. Quindi sembra di essere nel West. Andiamo avanti. E questo è il risultato. A un certo punto tutta questa gente, quando non c'è spazzatura, la spazzatura dove finisce questa è un'immagine vicino a una delle pozze che noi abbiamo quando abbiamo incontrato la Chiglia, un di sale, sacchi di sale proprio per essere trasportati dall'Isabela. Ecco, quale può essere la soluzione al problema della conservazione? Come spesso ci è stato detto, è stato detto anche oggi nell'assemblea, un sistema che quello dell'allevamento in cattività. Ovviamente bisogna essere costanti. Io ho cercato di portare avanti l'allevamento delle mie due popolazioni di Granachiglia, Sciuparai e la Sariga, quella che vedete negli acquari, la popolazione di Sariga, quindi non è molto diffusa, per Sciuparai è quella più venduta in giro, perché appena colorato non faccio problemi. No, anche perché li registrano le mappe. Qui è giusto così. Qui c'è un filmato, credo. Ah, devo far partire il filmato. Sì, qua. Io. C'è anche la musica. Ma si vede Deve partire. Ecco, questo qui è un filmatino che avevo preparato anni fa. Questo è un giovanissimo di Granachiglia, come potete vedere dalla dimensione dei grani di ghiaietto che lo usavo per il fondo. Quindi già molto giovani iniziano a corteggiare i produsi. Le femmine fanno poche uova, quindi producono pochi piccoli, però si producono attivamente già alla lunghezza di 4-5 cm. E ho osservato che ovviamente la temperatura è alta, la temperatura dell'acqua, per questo si rallentiscono. In realtà poi nelle pozze che abbiamo trovato la temperatura dell'acqua non è altissima, era sotto i 30 gradi. Quindi probabilmente i fattori che sembrano gli altri fattori possono essere legati all'isolazione, alla qualità dell'acqua, chi lo sa. Io comunque le sto allevando in acqua del rubinetto. Inizialmente mi facevo anche un po' di problemi, mi ero
42. Era 42. Era 42, poi José ci ha detto che ne abbiamo lasciati fuori 3. Mi ha detto grazie. Però li abbiamo cercati con grande attenzione, effettivamente, ma non l'avevamo individuato. No, perché dipende sempre da cosa definisci tu per presente. Certo. Vabbè, vai avanti. Vado avanti. Ecco, qui vabbè, questo è semplicemente il sito della Società Italiana di Scienze Naturali. Io sono segretario, Livio è socio. Andiamo avanti. E quindi un po' di ringraziamenti. L'American Museum di New York che abbiamo ospitato per l'invece l'associazione Ciclidofili, il Museo di Storia Naturale di Milano, The Old, perché Gianni mi ha aiutato moltissimo con una sponsorizzazione di tipo tecnico, mi ha fornito quadri, attrezzature, mangime, insomma è stato molto generoso, e naturalmente la mia alma mater, l'Università di Pavia, che mi ha supportato anche economicamente durante il dottorato. Grazie a tutti. Giorgio rimane a disposizione perché tanto sta con noi e quindi magari dopo se qualcuno vuole fare una domanda o anche sapere se volete avere Barachiglia sicuramente ne ha da cedere, assolutamente. Farei un minuto di pausa